una piccola sottoscrizione per l'organizzazione della manifestazione. Perfetto, grazie. Ma perché dobbiamo difendere la Costituzione in questo Paese? Perché è in pericolo. È in pericolo ad opera di? Ad opera della destra che sta attualmente al governo. Ma è vero che oggi c'è pure quelli di destra? Hanno aderito anche Fare Futuro. Fare Futuro ha aderito. Che sappiamo noi. Va bene. Quindi non Meglio. tutta la destra. Certo, non tutta la destra. Va bene. Non è una cosa al governo. Cioè oggi niente bandiere di partito. Speriamo. Hanno aderito tutto, abbiamo chiesto di non portare. Sul Giappone vorrei dire una cosa che riguarda l'Italia. Cioè il nostro caro Cicchitto, proprio qualche minuto fa, ha detto a Rai News, testuali parole, il disastro nucleare del Giappone non fermerà i nostri piani. Cioè, qui siamo veramente a livello della follia acuta. Ma è la Spectre. Sì, è la assolutamente Spectre. è da Spectre, non so. Pazzesco. E questo io credo che sia proprio Quante ne stiamo per costruire noi di centrali nucleari di terza generazione non sicure bidibibidibà? non me lo ricordo quante sono, ma tante, perché quante sono le centrali? Chi si ricorda il numero delle centrali che dovremmo costruire di terza generazione? In Giappone sono 40? 18 centrali con 35 reattori. No, il Giappone 55 dice. Sì. Ma qui in Italia quante ne dobbiamo fare? 56. 56 in Giappone. In Italia quante ne dobbiamo fare? No, vabbè, sì. Quante ne vogliono fare? Sì, ok. Vabbè, già accetta. Allora quante? Fammi piazzare questo. Non lo sai quante? Ne vogliono fare è molto incerta la cosa, da 4 a 13 parla il governo, però siccome c'è la censura più totale, la riservatezza, la segretezza più totale rispetto a questa vicenda del nucleare, che è un fatto di totale non democrazia, bisogna fare una battaglia di verità e una battaglia. Ma avevamo già fatto un referendum o ricordo male io? No, non che ricordi male, c'è stato un referendum e adesso ne viene riproposto un altro il 12 di giugno. Articolo 34 della Costituzione. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. I capaci o i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. E però voi siete ricercatori e venite al giorno della Costituzione. Sì. Che rapporto c'è tra le due cose? Ma per esempio l'articolo 33 parla della ricerca, dell'istruzione, dice che deve essere libera, tutelata dallo Stato, non è solo il 34, il 9, sono tanti gli articoli della Costituzione che prevedono che lo Stato debba impegnarsi a vantaggio di tutti i cittadini per la formazione e per creare cittadini liberi e consapevoli. Questo è il senso della Costituzione. La Costituzione è una cosa vivissima, bisogna dire che noi abbiamo una delle Costituzioni più giovani del mondo. Quando si dice che è vecchia, non è vero, ce ne stanno tantissime, sono molto più vecchie di secoli. Quindi il problema della Costituzione italiana è primo che va conosciuta e secondo che va applicata. E nella Costituzione sono scritte in questo metro quadro, anzi no, mezzo metro quadro che vedi qui dietro. Sì? Sei arrivato fino alla fine? Tutta la Costituzione. No, non ci sono gli articoli transitori. Tutto, no. c'è anche il transitorio perché il divieto di ricostituzione del partito fascista è importante che ci sia anche quello, diciamo così, en passant, però in questo mezzo metro quadro che vedi sulle spalle c'è quello che tiene insieme tutte le persone che esistono in Italia, tutti i cittadini italiani. Però e noi ce lo portiamo adesso sulle io faccio spalle. l'avvocato del diavolo. Sì, come no? Per quale ragione in democrazia non si dovrebbe modificare la Costituzione? La Costituzione stessa prevede di essere modificata. Nessuno dice che non si deve modificare, noi diciamo che va rispettata la Costituzione che esiste, che c'è oggi. Ci sono delle procedure, la Costituzione può essere modificata, lo dice la Costituzione stessa. Quindi il problema è anche rispettare le procedure e modificarla in un senso che sia in sintonia con quello che facevano i padri costituenti. I padri costituenti erano di tutte le posizioni politiche. E questi valori della Costituzione, cioè quei valori che consentono a un paese di
essere vivo come ogni sistema vivente, quindi di essere in grado di rinnovarsi in continuazione, io auspico non vengano modificati. Tu prima dicevi perché che problema ci sarebbe a modificare la Costituzione. Certamente ci sono tanti aspetti che possono essere modificati, sicuramente lo si deve fare in maniera condivisa perché una Costituzione abbraccia una collettività di persone enorme, 60 milioni di abitanti, però certi principi io auspico non vengano mai modificati, sono quelli di apertura al rinnovamento, quelli di tutela della conoscenza come strumento di appartenenza al popolo, cioè quelli che sono fondamentalmente basati sul fatto che tu tanto sei cittadino quanto più hai libertà di conoscenza e di coscienza e di espressione. Tu sei nell'Unione. Allora, io sono qua per manifestare per la difesa della Costituzione, perché l'articolo 33 della Costituzione dice che la Repubblica Italiana riconosce la scuola privata ma senza oneri. Invece qui sta succedendo che hanno tagliato in 3 anni 15 miliardi di euro per l'università, la ricerca, la scuola pubblica e magari finanziano una scuola privata. Poi parlano tanto di meritocrazia quando abbiamo al governo un ministro, la Gelmini, che fu sfiduciato nel 2000 come presidente del Consiglio Comunale di Desenzano dai suoi della Lega, dai suoi di Forza Italia per manifesta incapacità politica ed organizzativa. Poi parlano di meritocrazia. Da cosa deve essere difesa la Costituzione? La Costituzione deve essere difesa da dei tentativi di stravolgerla, perché ho sentito parlare tanto in questi giorni di possibilità di modifiche della Costituzione che effettivamente sono possibili, però in maniera ragionevole, non stravolgendola o svuotandola completamente. E in questo momento sembra che tutti gli articoli che sono almeno importanti per me, questo, la cultura, la stampa, la scuola, che sono tutti garantiti, vengono considerati più o meno come delle cose scritte lì 60 anni fa e poi chi se ne importa, ecco. Ci vede una differenza lei tra i padri costituenti e l'attuale governo? Direi di sì, ecco, diciamo che i padri costituenti sono state delle persone, vogliamo definirle, usiamo un parolone, illuminate, nel senso che si sono racchiusi e hanno creato un qualcosa che... Lei pensa che il nostro primo ministro non è illuminato? Lui ha una sua stella polare, che però è tutta sua, ecco, diciamo che a noi non interessa molto, a lui sì, e quindi sinceramente io preferivo le stelle polari degli altri, dei padri costituenti. Perché dobbiamo difendere la Costituzione? Perché c'è una situazione di bullismo istituzionale, chiamiamolo così. Ma è una volta buona perché sarà la millesima... Cioè, io sono stanco di manifestare. Anch'io, ma è un bruttissimo segno manifestare per difendere una Costituzione. Nessuno Stato è sotto attacco, solo da noi. Quando si mette in dubbio l'uguaglianza vuol dire che qualcosa non va, cioè che il nostro Presidente del Consiglio è anticostituzionale. Tu che dici? Ma io dico che l'uguaglianza è stata, più che messa in dubbio, è stata eliminata del tutto. Credo che la cultura della disuguaglianza e dell'iniquità sia vincente in questo momento. Ecco perché bisogna manifestare. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.